In uno dei luoghi più inospitali del pianeta, dove le temperature superano facilmente i 50 gradi e le tempeste di sabbia possono seppellire interi camion o persino città, la Cina sta costruendo qualcosa che potrebbe cambiare per sempre il gioco dell'energia mondiale. Non è un nuovo petrolio, è una batteria, la più grande mai concepita dall'umanità. Oggi scopriremo perché la Cina sta costruendo la batteria più grande al mondo nel deserto estremo del Taklamakan. Questa megastruttura non serve solo a produrre energia, serve ad accumulare elettricità per garantire la sopravvivenza durante un collasso energetico. Mentre noi ignoriamo la fragilità della rete elettrica globale, loro si stanno preparando all'inevitabile blackout totale. La vera domanda su questa colossale infrastruttura non è quanto sia grande, è da quale catastrofe si preparano a difendersi e perché questo progetto, quasi sconosciuto in Occidente, potrebbe essere più strategico delle portaerei o della via della seta digitale. Preparati. Quello che vedrai tra pochi minuti non è fantascienza, è già in costruzione nel 2026. Nel 2026 la Cina produce più energia solare e eolica di tutto il resto del mondo messo insieme. Il problema? Il 27% di quella energia viene sprecato. Di giorno i pannelli saturano la rete, di notte non c'è abbastanza domanda. Per anni gli ingegneri hanno cercato una soluzione tipo le batterie al litio, ma troppo costose su scala nazionale. Poi è arrivata l'idea folle, usare il deserto stesso per creare una gigantesca batteria. Il progetto di cui stiamo parlando avrà una capacità di stoccaggio di oltre 280 gigawattora, equivalente di 280 milioni di kilowattora, abbastanza da alimentare l'intera Italia per quasi 2 giorni. È come avere 300.000 piscine olimpioniche piene di energia potenziale. Il principio è geniale nella sua semplicità e diabolico nella sua esecuzione. Durante il giorno, l'energia in eccesso dei campi solari giganteschi viene usata per pompare acqua in bacini artificiali creati in alto, scavati nella roccia del deserto. Di notte, o quando serve picco di energia, l'acqua viene rilasciata attraverso turbine reversibili che generano elettricità all'istante. Ma nel Taklamakan niente è semplice. La sabbia fine penetra ovunque. Le escursioni termiche sono estreme. L'acqua è scarsissima. Gli ingegneri cinesi hanno sviluppato turbine speciali, resistenti alla sabbia, e un sistema closed loop che riutilizza la stessa acqua per decenni. È la prima volta nella storia che si tenta di trasformare un deserto in una batteria stagionale. Ora preparati, perché i numeri sono difficili da credere. L'area interessata è di oltre 4.200 km², più grande del Lussemburgo. Sono già stati spostati 180 milioni di metri cubi di sabbia e roccia. Il costo stimato supera i 18 miliardi di dollari. Quando sarà completato nel 2029-2030, questo impianto da solo sarà in grado di immagazzinare più energia di tutte le batterie elettrochimiche installate sul pianeta Terra nel 2025 messe insieme. E non è un progetto isolato. Fa parte di un piano nazionale da 400 gigawatt di pompaggio idroelettrico entro il 2035. Ma perché spendere così tanto in un deserto dove si sa non vive nessuno? La risposta vera non è solo ambientale. Questo progetto dà alla Cina indipendenza energetica totale dalle importazioni di carbone e gas, permette di stabilizzare la rete per l'industrializzazione dell'intelligenza artificiale e della produzione di chip. Ma c'è di più. Attraverso la Belt and Road Initiative, la Cina sta già esportando questa tecnologia in Pakistan, Kazakistan, Arabia Saudita e in alcuni paesi africani. Stanno creando un nuovo standard globale per lo stoccaggio dell'energia. E qui arriva la parte che riguarda direttamente l'Italia e l'Europa. Mentre noi discutiamo di dove piazzare i pannelli solari, la Cina sta brevettando l'intero ecosistema di Solar Desert Plus Mega Storage, mai idealizzato e realizzato prima. Entro il 2032 potrebbe controllare non solo la produzione di pannelli, ma anche la capacità di renderli realmente utili 24 ore su 24. Questo cambierà tutto. I prezzi dell'energia in Asia potrebbero crollare ulteriormente, rendendo ancora più competitiva la manifattura cinese. L'Europa rischia di rimanere indietro nella corsa alle tecnologie di stoccaggio di nuova generazione. Ma c'è anche un segnale positivo. La dimostrazione che è possibile scalare le rinnovabili in modo reale, anche in condizioni estreme. La transizione energetica non si vince solo con i pannelli solari, ma con chi sa immagazzinare l'energia meglio di tutti. Perché nel caso in cui la rete globale collassasse davvero, il problema non sarebbe restare senza corrente per una notte. Il problema sarebbe scoprire che il mondo moderno non era mai stato progettato per sopravvivere senza elettricità. Ora ipotizziamo che la tua città, la tua amata città, restasse senza elettricità per 7 giorni. Quale sarebbe secondo te il primo sistema a collassare davvero? Acqua, supermercati, trasporti o comunicazioni?
Scrivilo nei commenti. Iscriviti, attiva la campanella per non perderti il prossimo documentario. Grazie per aver guardato. Ci vediamo nel prossimo video.